Nel video di oggi ragazzi ti voglio parlare di questo Speedlight in stile retro che ha rilasciato proprio recentemente l'azienda cinese Godos. Ben ritrovati in questo nuovo video e quindi oggi vedremo soprattutto cosa è stato introdotto in questo flash retro, che di retro ha solamente ovviamente l'aspetto, perché quello che c'è all'interno è decisamente molto tecnologico, motivo che mi ha spinto proprio a fare questo video, perché le cose che troverai in questo flash quasi sicuramente le andremo a vedere nei futuri rilasci di nuovi flash di questa azienda cinese. Ok, allora ero un po' dubbioso su questo flash quando l'ho visto, sinceramente non volevo neppure averlo, però da quando sono entrato in possesso ho cambiato idea. Mi piace non solamente nell'aspetto, anche se è un po' plasticoso, però tutto sommato per il prezzo si comporta anche bene, fa la sua bella figura, anche quando lo tieni in camera così. È diverso dal classico Speedlight. Ovviamente si può utilizzare anche off camera, puoi utilizzare i trigger, insomma tutta la tecnologia che abbiamo al giorno d'oggi, ok? Te ne parlo, come ti dicevo, proprio perché hanno implementato delle cose molto interessanti, come un display touch OLED a colori, simile a quello che abbiamo visto, che ti ho fatto conoscere nell'X3. Abbiamo un nuovo menu molto semplice, intuibile, a colori. Abbiamo anche una scala delle potenze aggiuntive molto più semplice, in stile quella che utilizza Profoto. Quindi se sei nuovo nel mondo dei flash e vuoi utilizzarlo in modalità manuale, ecco che questa è la soluzione che ti vado a consigliare, ok? Poi abbiamo un piccolo bulbo che è una novità su un flash del genere. Perché dico questo? Perché mi ricorda tantissimo la D200. La D200 ha avuto successo soprattutto per il bulbo. Ecco che qui Godos secondo me ci vuole far capire che i prossimi flash potrebbero avere una cosa del genere, ok? Stavo pensando, perché no una D100 Pro con un bulbo leggermente più grande, perché qui abbiamo un numero guida 25, quindi capisci bene che anche rispetto a un normalissimo Speedlight che di solito ha un numero guida 58-60, quindi abbiamo un po' di potenza in meno, uno stop e mezzo circa, che non è tantissimo, però il classico V1 è molto più potente, ok? Però questo fa la sua bella figura, puoi anche ruotare ovviamente l'inclinazione della parabola, insomma se fai matrimoni potrebbe essere anche la soluzione, sembri anche più professionale, ok ragazzi? Quando mi sono sposato avevo proprio un fotografo che aveva a suo tempo, tanti anni fa, ok, io non ho mai utilizzato questi flash, un Speedlight simile a questo, almeno se la mia memoria mi assiste ancora abbastanza bene. Comunque ovviamente sono passati tanti anni, io personalmente non ho mai utilizzato una cosa del genere, utilizzo come voi i flash che sono stati ovviamente prodotti negli ultimi 25 anni, ok ragazzi? Comunque un bel flash e nel video di oggi te ne parlo, quindi segui questo video anche se non sei interessato all'acquisto. Ti voglio parlare in maniera disordinata di questo flash, non seguo la classica scaletta dove partiamo dall'unboxing e poi lasciamo per ultimo ovviamente le cose che non mi sono piaciute e ovviamente il prezzo. Ti dico le cose subito, quelle che praticamente mi sono piaciute di più. Cercheremo di coprire ovviamente il più possibile tutte le caratteristiche di questo flash. Comunque una cosa che tutti voi utilizzatori di flash sapete è che se utilizzi Godos, Neewer e compagnia bella, escludendo ovviamente le aziende quelle blasonate che utilizzano i fotografi fighi, abbiamo come scala di potenze la classica simbologia, cioè 1/1 che è la massima potenza, fino ad arrivare a una potenza minima che potrebbe arrivare anche a 256esimo, addirittura un 500esimo, ok? Ma di solito un 128esimo anche su flash decisamente un po' più vecchi, ok? Che se poi la andiamo a ottenere con flash così, capisci che abbiamo pochissima luce, ok? Quindi anche se qui riusciamo ad arrivare a un 256esimo, potrebbe essere anche sufficiente un 128esimo. Comunque non è questo l'argomento che ti volevo parlare. Adesso è una scala diversa che a mio modo di vedere, e si avvicina molto a quella di Profoto, ok, ti aiuta praticamente a essere molto più veloce in un certo senso quando devi calcolare, ok? Alle volte sei lì che pensi, ti viene un vuoto di memoria, soprattutto chi non è bravo in matematica come il sottoscritto, e insomma ti perdi un po'. Con questa scala, attivandola dal menu, praticamente si chiama 2.0,
andrai a aumentare, a diminuire la potenza in maniera semplice. Si parte dalla massima potenza, che è rappresentata dal numero 10, fino in questo caso arrivare alla potenza minima, poi dipende da flash a flash, che è rappresentata dal numero 2. Molto semplice, quindi quando devi togliere uno stop basta togliere, ad esempio da 10 vai a 9, togli uno stop. Devi togliere un decimo di stop, partendo esempio da sempre dalla massima potenza, vai a 9,9, insomma è molto semplice. Se vuoi utilizzare questa scala di potenze direttamente dal trigger si può fare a patto che tu abbia l'X3, perché se hai trigger precedenti non è possibile, ok? Quindi puoi tranquillamente innanzitutto attivarla direttamente dal trigger senza passare da LuxMaster e poi vai a cambiare le potenze direttamente come ti ho fatto vedere proprio nella recensione, ok? Vedi te con quale ti trovi meglio. Comunque per farlo basta andare ovviamente nel menu alla voce step e ovviamente selezioni quello che vuoi utilizzare, metti la 2.0. Dal momento che siamo qui nel menu volevo anche dirti che ho fatto l'aggiornamento all'X3. Faccio vedere anche velocemente il contenuto della confezione, eccola qua. Un packaging decisamente ben curato, più che valido, ok? E tutto quello che troverai proprio all'interno di questa confezione l'ho messo proprio qui davanti ai tuoi occhi e adesso ti faccio vedere praticamente tutto. Troverai il flash che dopo andremo a vedere più da vicino. C'è anche questa piastra che non è altro che un piccolo bracket che ti consente proprio di collegarlo alla tua fotocamera. Hai una vite da 1/4 e sotto abbiamo ovviamente la possibilità di stringere manualmente, ok? Si può anche inclinare qualora tu tieni sempre questo bracket nella tua fotocamera e non lo vai a utilizzare, ok? Con il flash ovviamente attaccato. Ricordo che non sei obbligato a utilizzare questa piastra, cioè di utilizzarlo in camera, ma lo puoi utilizzare anche off camera, ok? Questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare. Poi abbiamo il libretto delle istruzioni, cavo USB tipo A, USB tipo C che ti permette di ricaricare la batteria integrata, ok? Il caricatore lo devi avere tu. Cavo sincro qualora non vuoi utilizzare un trigger di GODOS, ok? Ovviamente devi avere l'entrata sulla tua fotocamera, ma se hai una macchina professionale quasi sicuramente ce l'avrai. Una custodia di velluto ecologico, togliamo la piastra che te l'ho già fatto vedere, e un piccolo riflettore che praticamente si va a richiudere perché ovviamente se no occupa troppo spazio. Questo piccolo riflettore è l'unico che trovo in dotazione per quanto riguarda i modificatori, poi da quello che ho capito ne faranno uscire altri. In effetti se vai sul sito di GODOS vedrai che ci sono anche dei softbox. Diciamo che innanzitutto abbiamo un attacco proprietario, chiamiamolo GODOS Mount Mini, ok, che praticamente è la stessa cosa del classico attacco che sei abituato a utilizzare proprio per attaccare i modificatori sugli altri flash, ok? È in lamierino, ok, quindi non è plastica. Allora ragazzi, vediamolo più da vicino. Innanzitutto ti voglio dire il peso. Abbiamo esattamente così come lo stai vedendo, 391 grammi. Poi abbiamo anche questo piccolo riflettore che pesa 75 e quindi praticamente siamo, come ha dichiarato GODOS, poco meno di mezzo chilo, ok? Peso che è decisamente, secondo me, più che accettabile, ok ragazzi? In effetti, essendo proprio così ergonomico, come vedete molto lungo, impugnabile, praticamente non si sente, ok ragazzi? Una cosa molto importante che è sempre bene dire e ricordare, ok, che anche questo flash innanzitutto hai la possibilità di usarlo nelle classiche modalità, cioè manuale, TTL, multi, e per quanto riguarda la sincronizzazione, cioè della prima tendina, o hai la possibilità della seconda tendina, e anche, cosa molto importante, puoi lavorare in alta velocità, high speed sync, ok? E devi utilizzare il trigger. Se utilizzi la corda, cioè quel cavetto che ti danno in dotazione perché magari lo vuoi proprio utilizzare in camera, non vuoi collegare il trigger,
sappi che ovviamente devi scattare sotto tempo sincro della tua macchina fotografica. Ok ragazzi, poi per quanto riguarda la batteria, è una batteria abbastanza capiente, perché innanzitutto a vedere di Godos ti dà un'autonomia di 460 lampi, batteria poco meno di 3000 mAh, cioè praticamente 22 Wh, ok? Che non sono pochi. Poi per quanto riguarda i modificatori, adesso io ti faccio vedere solo questo perché ho solamente questo in mio possesso. Dopo ovviamente se questo flash mi piace e vedo che potrei portarlo in certe circostanze, magari mi faccio mandare anche gli altri modificatori. Diciamo che è un attacco proprietario, come ti ho detto prima. Qui innanzitutto hai praticamente una levetta in ferro, ok? Vai a togliere questa piccola cover, basta svitare come la classica cover che trovi anche sulle luci LED, ok? E praticamente lo vai a inserire, ok? E praticamente è un'operazione simile, anzi uguale al classico attacco Bowens Mount, Godos Mount. Per quanto riguarda questo riflettore, che come ti ho detto è in metallo, basta aprirlo praticamente quasi come un ventaglio, ok? Il ventaglio non si apre a 360 gradi, poi qui praticamente lo vai a chiudere con la linguetta, ok? E praticamente hai il tuo Speedlight Retro pronto all'uso. Per andare a togliere questo riflettore basta semplicemente, anzi a proposito puoi anche inclinare la testa, non di molto ma è più che sufficiente, sono più o meno 45 gradi, così a vista d'occhio. Hai una piccola levetta in metallo, la vai proprio a spostare verso sinistra, fai la rotazione e vai a estrarre la parabolina, ok? E poi la richiudi. Allora, il bulbo è già all'interno perché ti voglio far vedere innanzitutto l'operazione che dovrai fare. Innanzitutto vai a premere questo pulsante che ha una doppia funzione, non solamente di accensione ma anche per ovviamente cambiare modalità e navigare nel menu tramite ovviamente i tasti fisici. Allora, devi sbloccare, è trascorso troppo tempo, quindi andiamo a riaccendere. Come vedi dice proprio di fare una rotazione o con il dito oppure con la rotellina e vai a sbloccarlo, ok? Come vedi in questo caso siamo in modalità manuale e contraddistinta da anche un colore marrone, ogni modalità ha il suo colore, così è anche molto più facile e intuibile capire cosa stai utilizzando. Allora, innanzitutto a questo punto dobbiamo estrarre il bulbo, hai questo tasto rosso, lo vai a premere, lui schizza fuori come un proiettile molto veloce, spero che sta molla duri. E come vedi abbiamo un piccolo bulbo che praticamente la potenza dichiarata da Godos è pari a un numero guida 25, ok? Calcola che un normale Speedlight anche di tanti anni fa di solito raggiungono come numero guida un 60, ok? Sempre con le classiche misurazioni che fanno, cioè ISO 100 con la parabola più stretta. Qua presumo che le misurazioni l'hanno fatte proprio utilizzando questa parabolina. Vediamo più da vicino questo display, soprattutto andiamo a vedere anche a scoprire questo menu display circolare touch, il primo che vediamo su un flash di Godos e che quasi sicuramente andrà a implementare nelle prossime uscite per quanto riguarda i flash di questa azienda cinese. Forma circolare, ma quelli sicuramente vedremo anche display più grandi, ma sempre con questa grafica che è decisamente piacevole e soprattutto il display è molto luminoso, praticamente come quello che troviamo nell'X3, quindi non avrai problemi proprio a visualizzare sotto il sole questo display, ok? Per quanto riguarda il touch, ribadisco quello che ti avevo detto proprio in questo trigger, si comporta molto bene, molto reattivo. Quindi detto questo, adesso siamo in modalità TTL che è contraddistinta da un colore verde, ogni modalità ha un colore proprio, quindi è anche più facile riconoscere, è anche più bello. E siamo in modalità sì TTL, ma ho attualmente questo flash nel gruppo A, però possiamo anche cambiare il gruppo perché magari ne andiamo a utilizzare più di uno, magari utilizzi questo flash
e anche un V1, una D100 Pro, quindi non vuoi farli lampeggiare tutti alla stessa potenza e quindi vai a modificare proprio il canale, cioè il gruppo, quindi tappi sopra e vai a selezionare il gruppo. Abbiamo la possibilità di avere fino a 5 gruppi, ok? Eventualmente, quasi sicuramente, se utilizzi il trigger vai anche a mettere il canale che vai a utilizzare, come in questo caso io ho messo l'8, e se magari hai necessità vai anche a attivare l'ID, ok? Quindi a questo punto andiamo anche a modificare la modalità, quindi vai a tappare sopra qui oppure vai a premere proprio il tasto fisico e vai a cambiare la modalità. Andiamo a utilizzare quella manuale, quella che mi piace a me, e come vedi cambia il colore, vedi la potenza che andiamo a utilizzare in questo momento, ma possiamo cambiarla velocemente o dal trigger, che quasi sicuramente andrei a utilizzare questo, ma puoi farlo direttamente dal flash, tappi sopra e vai a cambiare la potenza. Abbiamo 9 stop di potenza e puoi anche aumentare o diminuire la potenza di 1/10, quindi è decisamente anche molto preciso, ok? Poi per quanto riguarda le altre due modi di utilizzare questo flash, abbiamo anche la modalità multi, ok, che io non utilizzo mai, ok, però c'è, ok, quindi siamo anche a posto per tutti coloro che utilizzano questa modalità. In questo caso diventa di color rosso, insomma hai anche in questo caso tutte le possibilità di settaggio. E poi c'è una modalità che di solito non siamo abituati a trovare, cioè la modalità auto, ok? Quindi andiamo proprio a selezionarla, diventa di colore blu. Innanzitutto qua vedi il modificatore che sei andato a selezionare, quindi lo andiamo anche a cambiare, dal momento che noi non possediamo tutti questi modificatori, abbiamo solamente questo riflettore, andiamo proprio a selezionarlo, ok? E poi hai la possibilità di selezionare innanzitutto l'apertura del diaframma che vai a utilizzare e gli ISO, e lui andrà ovviamente a lampeggiare in base a questi parametri che tu hai inserito, ok? Molto semplice. Torniamo al menu. Questo l'abbiamo già visto perché praticamente vai a mettere il canale e il gruppo. Poi c'è questa icona con l'ingranaggio che ti permette di settare alcune cose. Se vuoi puoi anche attivare la modalità slave, quindi se non hai trigger, qui come ti ho fatto vedere poc'anzi vai a mettere il modificatore che hai inserito. Io ho solo questo, quindi lascio questo. Qui hai la possibilità di mettere in stand by proprio il display in modo da non consumare batteria. Adesso io ho lasciato appositamente 3 minuti. Stessa cosa se vuoi ovviamente fare in modo che lui si vada a spegnere, se magari ti dimentichi proprio di farlo e dopo un tot tempo di inutilizzo si andrà a spegnere, ok? Fino a 90 minuti. Noi lasciamo 30. E per ultimo hai innanzitutto la scala degli step, o quella classica che sei abituato a utilizzare se sei utente Godos, oppure la scala tipo quella che utilizza Profoto. Poi abbiamo la possibilità di attivare il beep se vuoi ovviamente essere avvertito che ha completato la ricarica, e la luce, la luminosità proprio del display in base ovviamente a dove ti trovi, così potresti anche in questo caso, dal momento che siamo indoor, andarla a abbassare, così andiamo anche a risparmiare batteria. Ma così sicuramente se la vai a utilizzare, specialmente adesso che siamo in estate, all'aperto la terrai al massimo, e poi ovviamente attivi, come ti ho detto, il tempo di spegnimento automatico dello schermo, ok? Poi abbiamo la lingua da ovviamente scegliere, ma non c'è ovviamente l'italiano, anzi c'è solamente l'inglese. E per ultimo hai la possibilità di fare un eventuale reset, quindi riportare tutto come quando hai comprato questo flash, e qui ti dice l'ultima versione di firmware che hai installato, ok? Quindi verifica ogni tanto sul sito ufficiale di Godos, ti scarichi eventualmente, se non l'hai ancora fatto, il programma che ti serve proprio per fare l'aggiornamento,
il cavo che hai in dotazione proprio per ricaricare la batteria, puoi utilizzarlo proprio per collegarlo al PC Mac o Windows. Il prezzo di questo Godos Luxmaster attualmente, al momento in cui registro questo video, l'ho visto proprio su Amazon, 275 euro. Poi vedi te dove è più convenienza. C'è anche la possibilità di acquistare separatamente 3 modificatori, sono piccoli perché il softbox ha un diametro da 30 cm, poi c'è il dome, insomma. Personalmente non credo li andrei mai a utilizzare, in base ovviamente alle mie esigenze. Prenderei in considerazione però, soprattutto se pensi di utilizzarlo off camera, uno stativo basic, non serve che sia robusto perché è decisamente molto leggero, un piccolo bracket che forse hai già con il passante per l'asta dell'ombrella e una ombrella traslucida o riflettente da 80, perché no, non di più secondo me. E con questa parabola che praticamente è in dotazione, la luce verrà proprio riflessa tutta all'interno dell'ombrella e avrai, credimi, un buon risultato. Non è super potente se lo vai a utilizzare in esterna, soprattutto d'estate, quindi calcola anche l'eventuale utilizzo di un filtro ND, perché se scatti in alta velocità praticamente questo flash non ti servirà a nulla. Dunque ragazzi, allora, fasi conclusive di questo video, voglio ovviamente ancora aggiungere qualcosina che non ho detto fino adesso. Ovviamente ti voglio ricordare che ci sarà sì qualche video dove l'andremo a provare, però non aspettarti chissà cosa, perché stiamo parlando a tutti gli effetti di un normalissimo Speedlight. Ha una parabola un po' più grande, una potenza decisamente inferiore, quindi non andrò neppure a tentare di utilizzarlo in high speed sync, ok, anche se si potrebbe fare magari verso sera, però andiamo a utilizzare forse un bel filtro, che è la cosa che mi dà più fiducia, ok. Ovviamente se devi utilizzarlo ovviamente indoor, praticamente non avrai nessun problema di potenza, ok. Una cosa che ho notato, in effetti me ne sono accorto poi andando a leggere la scheda tecnica, è che ha una temperatura un po' più alta rispetto al classico flash che sei abituato a conoscere, che dovrebbe avere una temperatura di 5500. Qua abbiamo una temperatura di 6000, che potrebbe avere anche degli sbalzi a 6003, potrebbe andare anche a 5007, quindi hai una temperatura a colore che potrebbe cambiare foto per foto, e questa è la cosa che magari per chi è abituato a utilizzare la D100, insomma la serie Pro, che sa benissimo che hanno uno sbalzo decisamente inferiore, è una cosa che non vorresti avere. Alle volte ti trovi proprio una foto con colori diversi anche se vai a utilizzare le gelatine, ok ragazzi. Per quanto riguarda i materiali, ragazzi, è praticamente costruito totalmente in plastica. Abbiamo questa cromatura che non so quanto possa durare, perché all'inizio è tutto bello, però se lo vai a utilizzare capisci bene che prima o poi potrebbe anche, come si dice, andare a togliersi, ok. Questo te lo dico proprio per esperienza con altre cose con cromature in plastica. Poi se lo tieni lì in vetrina ovviamente sarà sempre bello, ok ragazzi. Comunque è un prodotto per chi ovviamente amate soprattutto dei prodotti vintage, ok, e magari puoi anche utilizzarlo proprio per fare delle foto, perché no, ok, perché la sua potenza ce l'ha, la sua bella batteria integrata ovviamente ti dà una valida autonomia. Chiudo qua questo video. Come al solito, se hai domande ovviamente ti aspetto qui sotto nei commenti. Se il video magari ti è piaciuto, un supporto, basta dare un semplice like, e ti ringrazio. Alla prossima e buona continuazione.